Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, pesci, tendenze energetiche disponibili per la primavera 2025 e abbiamo la carta del Papa, amici dei pesci. È una carta di ufficializzazione, è una carta che può anche far riferimento a delle guide spirituali e ai contratti come il matrimonio, quindi ufficializzazioni di relazioni o di anche posizioni sociali potrebbe essere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, qualora voleste una consulenza personalizzata. Poi abbiamo nella descrizione i link ai video corsi gratuiti presenti sul canale, sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e trovate anche il link per le tarot pratiche che sono dei pomeriggi di incontro dove ci si allena a leggere i tarocchi. Comunque il video è sempre sotto nella descrizione, poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene. Uh, Partiamo con una torre, amici dei pesci. Abbiamo l'imperatore, due di bastoni, appeso, il diavolo, e la luna. Tanti arcani maggiori, ragazzi. Di fatto ne avete 5 su 6. Ehm, per molti potrebbe far riferimento a una situazione lavorativa. Adesso andiamo a vedere le energie carta per carta, dopodiché andrò a fare i vari esempi con l'amore, il lavoro, l'economia e via dicendo. Partiamo dalla torre. Ruota della fortuna e 6 di spade. Qui c'è un cambio, un qualche tipo di taglio probabilmente con la carta della torre e la ruota della fortuna, che probabilmente all'inizio può essere un evento esterno, perché normalmente quando c'è la carta della torre è l'universo che ci fa un po' reindrizzare il nostro percorso, è come un evento esterno che ci obbliga a cambiare ed effettivamente anche la ruota della fortuna è un po' così come energia. Sta di fatto che quello che prima poteva sembrare un disastro, mettiamola così, o qualche cosa che non ci voleva in questo momento, in realtà poi potrebbe proprio trasformarsi in un'occasione di grande portata. Andiamo a vedere l'imperatore. La torre destabilizza qualche tipo di sicurezza o zona sicura che c'è stata fino a questo momento. E l'imperatore, secondo me, fa riferimento a un ruolo o ad un personaggio. Io sento che è come se vi trovasse davanti a un compito durante questa primavera, un ruolo potrebbe essere, diavolo che c'è già qui, e 3 di bastoni, qui avete il 2 di bastoni. È come se succedesse qualcosa che è più grande di voi. Adesso poi andiamo a vedere per il lavoro nello specifico, ma per qualcuno potrebbe essere un incarico nuovo
ehm, che insomma vi dà del filo da torcere. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Cavaliere di bastoni e 8 di pentacoli. Sì, c'è una nuova situazione, ragazzi, che avete bisogno di imparare a gestire fondamentalmente. È come se vi richiedessero una visione al futuro, un lavoro costante. L'otto di pentacoli è l'arcano minore dell'imperatore, parla proprio di costanza, di darsi delle regole. Andiamo a vedere l'appeso. Sei di coppe e temperanza. Datemi una carta per il 6 di coppe. Sacerdotessa, datemi una carta per la temperanza. Fante di spade. Per qualcuno questa situazione ha a che vedere con l'eredità di una casa. Devo dire che l'appeso al contrario è positivo in quanto c'è come la fine di un periodo difficile, duro. Andiamo a vedere anche il diavolo qui. Asso di coppe e 8 di bastoni. Andiamo a vedere anche la luna. 5 di spade e asso di bastoni. Guardate ragazzi, questo papa fa riferimento a una guida, secondo me, esterna, di cui potreste aver bisogno in questo periodo. Perché vi dico questo? Allora, partiamo da un 6 di spade, che è una carta di credenze limitanti. Qui si tratta di cambiare il modo di pensare o di cambiare punti di riferimento, potrebbe anche essere per qualcuno. In certi casi c'è come un personaggio o un nuovo ruolo da sostenere e, e questo ruolo piuttosto che questione da sostenere per molti fa riferimento a un'eredità, a una casa, a qualche cosa che ha bisogno, come vi posso dire, di essere strutturato. È una struttura. Ho come l'idea che dobbiate in un certo senso darvi voi delle regole, trasformarvi voi in questo imperatore, perché anche qui avete il diavolo. Sono due carte di potere in realtà, ok? Qui è come se vi fosse un po' caduta addosso questa cosa e il trimestre, la primavera, vi desse la possibilità di capovolgere questo diavolo al contrario come un diavolo al dritto, cioè prendo in mano il mio potere personale, mi prendo la responsabilità delle mie azioni, delle mie decisioni. Sento che la sfida sarà un po' qui divulgare le vostre scelte, le vostre decisioni, perché fondamentalmente non sono ancora poi così tanto stabili. Terminare con queste carte vuol dire che non sapete ancora bene da che parte andare, siete confusi su come agire, su che intenzioni mettere in una relazione o in una situazione. È come se fosse un periodo di transito, dove una situazione o una credenza, comunque un modo di pensare, un sistema di credenze, speriamo, come se cadesse. E qui c'è da ricostruire, ridare una struttura al vostro potere personale, a quello che voi volete nella vita, piuttosto che nella relazione o in una situazione determinata. Adesso andiamo a vedere per i vari settori. Partiamo dall'amore. Per chi è single, devo dire ragazzi che effettivamente potrebbe arrivare una persona ehm,
innanzitutto sento che molti hanno terminato da poco, inaspettatamente, una relazione e potrebbe essere stata abbastanza dolorosa la cosa effettivamente, però vi si aprono subito le porte, secondo me, in questo trimestre, soprattutto se siete di quelle persone che approfittano della primavera, dei viaggi in moto, delle escursioni. Sento che il fatto che vi muoverete potrebbe favorire la conoscenza di questa persona. Mm, Devo dirvi che siete abbastanza sulle vostre, molte persone sono focalizzate sul lavoro, sulla quotidianità, sul lavorare le proprie cose, anche ci sono questioni anche familiari, tipo favori che si fanno con i parenti. Insomma, vi sento abbastanza impegnati, in via personale e quindi a livello di futura relazione, come se non riuscisse a dedicare tanto tempo. O per qualcuno è proprio un problema di fiducia, è un problema ad aprirsi agli altri, quindi anche lì non si sa bene da che parte possa andare, vedendo le carte così come sono. Potrebbe esserci comunque da divertirsi con del buon sesso, per esempio. Per quello che riguarda le persone che sono in coppia, qui bisogna un attimino fare il punto della situazione. Allora, se siete in coppia da poco tempo, diciamo che è come se aveste dato per scontato delle cose e la primavera vi facesse rendere conto che forse vi sbagliavate o forse non dovevate dare così tanto per scontate certe cose. È meglio fare i conti quando c'è anche l'oste, no? Si dice. Ehm, per qualcuno ci potrebbe essere una questione che diventa semplicemente una questione di principio. Fate attenzione perché sono legate all'ego, avete due volte il diavolo e sento che avete bisogno di comunicare, di migliorare la comunicazione, di renderla più cristallina, più fluida, più a cuore aperto se vogliamo, nei confronti dell'altro, ma soprattutto nei confronti di voi stessi. Per quello che vi dico che secondo me il Papa è una guida, perché è come se aveste bisogno di qualcuno che vi faccia vedere le cose anche da un'altra angolazione. Qui in effetti avete l'appeso al contrario e quindi ci può essere, però secondo me sì, perché poi avete anche la papessa qui. Sì che potrebbe essere effettivamente una guida esterna come, non lo so, una cartomante, ipotesi, piuttosto che una lettrice di rune, qualcuno che vi legga la carta natale, quindi un'astrologa, un astrologo, qualcuno che in qualche modo vi aiuti a capire qual è la dinamica che probabilmente non riuscite a vedere tanto o che vi è crollata, il capire perché il crollo magari è stato così grande. Questo vi potrebbe aiutare e siete ancora in tempo se la relazione è breve, cioè nel senso è nata da poco, siete ancora in tempo a modificarvi, modificare voi il vostro comportamento nei confronti dell'altro per riuscire insomma a creare una relazione più limpida, più cristallina, più meno idealizzata, ecco. Magari ci metterete un pochettino perché comunque avete la luna, parla di proiezioni, parla di cose che si vedono a metà, il 5 di spade parla di lotte egoiche, qui avete due volte il diavolo, parla anche di confusione mentale, quindi magari non è così immediato il processo, però ci si arriva e sento che la chiave per farlo è proprio aprirsi all'altra persona, dire le cose come stanno, come le pensate. Sento che c'è una nonna da parte di madre che potrebbe aiutarvi a comprendere meglio certe cose. Ok, se siete in una coppia da tanto tempo, mm, è come se ci fosse, ragazzi, da dare una marcia in più alla camera da letto. Potreste inventarvi qualche cosa di carino, qualche gioco da fare con il o la partner, però c'è come bisogno di ritrovare un'intimità o trovare un'intimità diversa rispetto a quella che avete. Sento che c'è qualche tipo di tema legato alla sessualità, come se si dovesse scoprire, non so perché mi dicono questo,
qualcuno deve scoprire il lato ludico della sessualità, è come se qualcuno lo vivesse proprio come un dovere di coppia. Scrivetemi nei commenti se vi risuona. E invece credo che sia solo un vostro modo di vedere le cose. La luna, come vi ho anticipato, è quella carta che fa vedere solo una faccia della medaglia, una parte della realtà, ed è per quello che magari c'è questo 5 di spade che mi parla della confusione. Parliamo adesso di lavoro, ragazzi. Allora, devo dire che se siete senza lavoro, è come se aveste bisogno di migliorare il curriculum. Anche qui potrebbe fare riferimento il Papa a un'agenzia, al fatto che vi dobbiate appoggiare a qualcuno che vi possa indirizzare meglio, magari semplicemente su come fare il curriculum, piuttosto che su che, non lo so, attestati, diplomi, certificati vi mancano per potervi presentare anche per quegli altri lavori. Devo dire che le cose non sono completamente ferme, nel senso che secondo me lavorerete, magari non sarà subito il lavoro dei vostri sogni, piuttosto che non sarà subito il lavoro in regola, anche se per molti sì, cioè non sarà... No, credo che... beh, avete un diavolo al contrario, effettivamente. Sì, potrebbe anche essere un lavoretto, chiamiamolo così. E per qualcuno c'è la possibilità di fare un colloquio, una chiacchierata importante, ma qui le carte vi consigliano di essere il più trasparente possibili, o meglio, il più comunicativi possibili, cercare di essere il più aperti possibile. Poi a livello personale forse non vale sempre la pena dire le cose come stanno, soprattutto in un colloquio di lavoro, insomma. Certe volte essere troppo onesti, non lo so, forse non vale tanto la pena. Non dico di essere disonesti, chiaramente, però ci sono certe cose che è meglio restino private. Ok, ehm, se siete occupati, ragazzi, devo dire che per qualcuno c'è come questo aumento di ruolo, questa nuova responsabilità questo nuovo senso del potere che dovrete imparare a gestire. Vi dico, non avete un ambiente così ostile intorno a voi, quindi secondo me non sarà poi così difficile. Più che altro, ehm, quello che vi posso dire è di diventare buoni osservatori. Questo potrebbe essere un trucco per riuscire a, a decifrare certi schemi di comportamento per evitare che si ripresentino in un futuro. Ok, per chi fosse autonomo, ragazzi, qui guardate, io ho come la sensazione che siate in una fase espansionistica, per qualcuno ci potrebbe essere stato un crack nel passato, qualche persona che vi ha dato l'appoggio e che, almeno a parole, e che poi ad un certo punto è sparito, ho come questa sensazione. C'è comunque stata una delusione piuttosto forte, un crollo di qualche situazione e adesso si tratta di rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare per voi e non per qualcun altro. Ho come questa sensazione. Non è che veda carte di apertura di partita IVA, scusate, di nuovi contratti piuttosto che nuove alleanze, cioè sono più io per me, ecco, ho come quest'idea. Ho come la sensazione che sì, probabilmente potrebbe essere stata una collaborazione o un cliente grande con il quale avete rotto. È anche vero che nel momento in cui pubblicizzerete un po' di più la vostra azienda, la vostra attività, le cose andranno molto meglio, però anche per voi sento che è come se avessi bisogno di una guida.
qualcuno che vi faccia vedere le cose nel lungo periodo. Perché voi sì che le vedete, ma le vedete nel breve periodo. Come se aveste bisogno di pensare più in lungo, più nel futuro, fare un piano di sviluppo più a lungo termine. Sì, ragazzi, ve lo consiglio perché comunque avete anche la carta della luna qui alla fine della lettura e fa riferimento a delle paure, delle cose che, insomma, secondo me sono i pensieri, perché questa carta è una carta che parla di credenze limitanti e di quello che voi credete sia vero. Qui potrebbe anche essere semplicemente un risveglio spirituale, con tutte queste carte, ragazzi, e il lavorare la propria prigione mentale. Se parliamo di soldi, devo dire che non mancheranno i soldi, ci sarà, credo, anche una sorpresa. Qui avete ruota della fortuna, asso di coppe, 8 di denari, 2 diavoli, quindi sì che potrebbero entrare, diciamo, dei soldi inaspettati. Potrebbero essere soldi per la pubblicità, mi dicono. Ehm, Però ho anche l'idea di dirvi fate un pochettino attenzione alle spese frivole, ecco. Soprattutto, soprattutto se dovete chiedere finanziamenti, fatevi consultare da un consulente, fatevi consigliare da un consulente. Fatevi consultare, no. Vabbè, l'italiano ormai me lo sono dimenticato. Per quello che riguarda la famiglia, mm, amici dei pesci, trambusto. Per quello che riguarda la famiglia di origine, sento trambusto, di origine o che avete creato. Quando parlo di famiglia intendo non solo la famiglia di sangue, anche la famiglia di anime, quindi diciamo un po' le persone che vi sono intorno, che frequentate più spesso, gli amici, potrebbero essere i vicini, anche i colleghi di lavoro. In quella zona lì, quindi le relazioni intorno a voi, devo dire che sì, c'è parecchio trambusto, potrebbero venire fuori delle cose, potrebbe esserci come una presa di consapevolezza ben importante in quel settore, in questo trimestre. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo per concludere la lettura. Carta numero 11 ed è una carta che parla di rilasciare, di guarigione, insomma, la sento un po' collegata a questa prima parte della lettura, se vogliamo. Andiamo a vedere l'oracolo numero 2. Carta numero 35. Riprenditi il tuo potere personale, che è quello che sento con questi due diavoli, l'imperatore e l'8 di pentacoli. Ok, ultimo oracolo per gli amici dei pesci. Carta numero 43, conoscenza profonda. Carta numero 5, orfani. Abbiamo la carta dell'appeso. Di solito l'appeso è quella persona che ha, cioè scusate, quel momento che ha la capacità di farvi vedere le cose da un altro punto di vista. Ed è proprio quello di cui vi parla questa carta. E anche un po' la torre quando fa riferimento ai momenti di crisi, ai momenti di risveglio. Ci fa fare delle domande proprio per farci capire che cos'è, qual è la nostra vera volontà e magari in quel momento riusciamo a capire quali sono state le azioni che abbiamo fatto perché magari ci aspettavamo di essere riconosciuti, ci aspettavamo che qualcun altro ci aiutasse, cioè abbiamo fatto delle scelte condizionate da quello che ci dicevano gli altri.
più che da quello che eravamo in grado di fare, sostenere e volere noi stessi. Quindi è importante capire da dove viene la scelta. E poi abbiamo la carta numero 5, che è la carta di orfani. Sento che è come se qualcuno, soprattutto lo risento qui, come se qualcuno si sentisse abbandonato o si stesse abbandonando. Cioè quando qualcuno va contro i propri valori, è come se si stesse abbandonando, appunto. Sì, una guida, e in questo caso potrebbe essere una guida spirituale, una persona, un libro, qualche podcast, qualche YouTuber che vi aiuti a capirvi meglio, ad avere una conoscenza profonda di voi. Amici dei pesci, è un periodo trasformativo e di ripresa del vostro potere personale, però questo lo potete fare solo attraverso la conoscenza profonda. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi scrivete una mail, poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il percorso, che è basato sulle credenze limitanti, sulla ricerca di queste credenze limitanti. Oppure, se preferite, potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, però diciamo in maniera un po' più generica, perché chiaramente non avendo la persona diventa difficile fare una cosa specifica. Comunque i titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!